Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Beh, insomma, questo è un setting diverso come avevo promesso, spero che l'audio sia comunque buono, non posso urlare perché chiaramente siamo in un campeggio con altra gente, comunque siamo in un parco nazionale in Wyoming, quindi se vedete un orso fate un segnale perché io non posso guardarmi le spalle e concentrarmi a parlare con voi. Cosa non si fa per la Juventus? Comunque, parlando di cose un po' più interessanti, come al solito iscrivetevi al canale, grazie a tutti quelli che lo stanno facendo e lasciate un commento e un mi piace. Ragazzi, calma, calcio d'agosto come al solito non ti conosco, su questo penso che siamo un po' tutti d'accordo. Fa probabilmente specie pensare che siamo già in realtà ad agosto, abbiamo già iniziato questo mese che ci porterà fra sole 3 settimane a iniziare il campionato ed è chiaro che ci siano un po' di domande e magari ci siano anche un po' di riflessioni da fare, ma le facciamo oggi insieme in questo contenuto. Oggi, come sapete, c'è stata la partita, io non l'ho vista, era un orario improponibile e soprattutto qua in mezzo ai monti vi assicuro che il servizio è un challenge, infatti ho uno Starlink per cercare di stare collegato con voi in queste 2 settimane. Comunque un pareggio 2-2 che va preso per ciò che è, un calcio estivo, una sgambata con squadre pesanti, soprattutto la Juventus che ha iniziato da poco, comunque la preparazione si parla di appena una settimana, però ci sono delle indicazioni, ci sono delle cose di cui parlare. Abbiamo visto Jonathan David, credo che quello fosse una delle cose più interessanti, uno degli spunti più interessanti delle cose che volevamo vedere in questa partita, e devo dire che io ho avuto delle sensazioni molto positive, nel senso che David ha si muove in maniera completamente diversa da quello che siamo stati abituati normalmente negli ultimi anni, soprattutto con giocatori un po' più statici come Dusan Vlahovic ma anche Arkadiusz Milik, e ha un tocco di palla diverso, ha una tecnica diversa, ha una capacità anche di vedere il gioco in maniera diversa. È chiaro, ha avuto un paio di occasioni dove secondo me almeno una doveva siglare, però secondo me buona la prima, soprattutto perché la squadra era veramente molto ma molto imballata, quindi secondo me importante vedere un Jonathan David che si muove bene, soprattutto anche in quell'assist per Chico Conceição, che tra l'altro fa un gol di pregevole fattura. Chico sicuramente uno dei migliori in campo per quanto riguarda anche lo stato di forma, si vede che un brevilineo sicuramente ha qualche vantaggio in quel senso. Poi insomma, oltre a lui devo dire che la notizia del giorno è comunque il rientro in campo di Gleison Bremer. Penso che per tutti gli juventini ma anche gli amanti del calcio questo sia un qualcosa di importantissimo. È chiaro che si vede che c'è un Bremer che in alcune situazioni è ancora un po' titubante, però ci sta avere, non dico paura, però magari essere un po' cauto, anche perché questa era la prima uscita dopo quasi un anno, quindi mi sembra anche normale che sia così, però tante vai positive per vedere un giocatore così importante ritornare poi in campo dopo così tanto tempo. E poi c'è stato anche l'esordio di João Mario, che era l'altro acquisto di questo mercato estivo. Ecco, João Mario è un giocatore che potrebbe essere interessante, però ci sono tanti punti di domanda, nel senso ha un calcio sicuramente un pochino più offensivo rispetto a quello che insomma anche Costa era offensivo, e diciamo che una cosa ce l'hanno in comune: ci sarà il punto di domanda nel campionato italiano per quanto riguarda poi la fase difensiva di questi calciatori, perché come quinti sicuramente hanno delle ottime qualità dal punto di vista dello spunto offensivo, però ci saranno un po' delle domande e ci aspetteremo delle risposte per vedere come poi si applicheranno dal punto di vista difensivo, soprattutto in quel ruolo con questo modulo, il 3-4-2-1, dove quel calciatore diventa importantissimo perché deve coprire tantissimo e soprattutto supportare chi ha di fronte, e credo che sia stato proprio preso per una attitudine di gioco dal punto di vista proprio della trovarsi bene con un calciatore come Conceição, che sappiamo che spinge molto, fa molto bene la fase offensiva, ma chiaramente magari è un po' in difficoltà per quanto riguarda la fase difensiva. Però vi dico, difficile poi avere delle sensazioni un po' più a 360 gradi per la prima sgambata della Juventus. Secondo me dovremmo aspettare comunque le partite successive, quelle col Borussia, anche quelle con l'Atalanta, per avere un'idea un po' più chiara di dove siamo, chi siamo e chi vogliamo essere. Ecco, un qualcosa c'è da dire, la difesa è chiaramente da registrare. Inizio dicendo che Bremer è esortito al centro e bisogna anche capire insomma che dopo un anno non ci possono aspettare miracoli da questo calciatore, però la difesa ha sbandato un po' con tutti gli interpreti, perché in realtà il Tudor in questa partita schiera 2 formazioni, una nel primo, una nel secondo tempo, fa giocare più o meno tutti, ed è chiaro che ci sia un po' più di
ecco, di questa sensazione di difficoltà. È come se si fosse ripreso dove si era lasciato l'anno scorso dal punto di vista difensivo. Questo sicuramente non è un buon segnale in questo momento, è ancora presto, però può essere molto difficile perché la Juventus ha sempre fatto della fase difensiva, diciamo, una dei cardini della sua filosofia, e penso che avevamo iniziato molto bene con Motta nelle prime 10-11 partite con Bremer, e poi la difesa purtroppo ha iniziato a sbandare tantissimo. Quindi ecco, lì mi aspetto che la Juventus e soprattutto Tudor possa mettere mano, e anche mettere mano velocemente, perché non ci possiamo permettere comunque di avere una difesa ballerina come quella dell'anno scorso, e certi meccanismi vanno sicuramente oleati. Bisognerà vedere anche poi chi rimarrà e chi andrà via, perché abbiamo visto anche in campo, insomma, Rugani e Thiago Giallo, che sono entrambi un po' più quelli sul magari possibile piede di partenza, ma io credo che alla fine uno dei due dovrà rimanere, e spero chiaramente che sia Rugani, anche perché è un calciatore che è dalla Juventus da tanto tempo e potrebbe aiutare anche un po' più i giovani ad andare a, diciamo, ad ambientarsi in una squadra come la Juventus, dove sappiamo che l'ambientamento all'inizio può essere molto difficoltoso. È chiaro che con questo modulo, il 3-4-2-1, anche in questa partita, anche se solo la prima, sembra abbastanza lampante che ci siano degli slot che vanno riempiti dal punto di vista del mercato. Dal punto di vista degli esterni serve qualcuno dal punto di vista dell'esterno offensivo, dove comunque anche oggi si è visto un Nico Gonzalez, insomma, appannato, tanto quando poi con Biners non ne voglio neanche parlare, aspetterò, ma comunque ho tante remore da quel punto di vista. Comunque proprio degli esterni, cioè di quei quarti, o chiamiamoli quinti come volete, da entrambe le parti, perché penso che da un lato ci sia un Kostic che non me lo posso immaginare in questo momento come una valida alternativa a Cambiasso, e João Mario comunque ha bisogno di qualcun altro perché è da solo e non potrà fare tutte le 50-60 partite, anche poi pensando a possibili, chiaramente scongiuriamoli, ma infortuni, dove sappiamo che durante la stagione capitano. Poi, insomma, per quanto riguarda la sessione di mercato, è chiaro che oggi non erano convocati Luis, Artur e UEA, e questo ci dà anche un'indicazione per il fatto che insomma, è chiaro ormai che questi tre calciatori siano fuori dal progetto Juventus, e poi insomma la prossima scelta sarà quella del ritiro in Germania, dove la Juventus partirà a breve, e qui dovremo capire se questi tre saranno presenti in Germania o no. A questo punto mi vorrebbe dire di no, anche se la filosofia della Juventus fino adesso è stata di mettere tutti diciamo sullo stesso livello e far giocare tutti quanti assieme, e anche di impegnare tutti quanti al primo allenamento, quello che si è svolto giovedì scorso alla Continasse. Quindi c'è da chiedersi: questi calciatori faranno parte della spedizione in Germania oppure no? Quindi lo vedremo nei prossimi giorni. Poi sappiamo che per Douglas Luiz c'è un interessamento da parte del Nottingham Forest. Tra l'altro Nottingham Forest sì che non gioca la Champions, ma ci è arrivata vicinissimo, perché fino alle ultime 5-6 partite era veramente lì al terzo posto, e poi si è trovata settima, però a un punto dalla quinta, che era l'ultimo slot in Inghilterra per arrivare poi in Champions League. Quindi non una squadra da sottovalutare, insomma una squadra che ha anche delle ambizioni, ha appena investito soldi, e non pochi, per Denon Doye, comunque dal Bologna, ed è una squadra che vuole arrivare in alto, ha potenzialità economiche, e quindi penso che potrebbe essere anche una buona soluzione per Douglas Luiz, e anche per noi, anche perché si potrebbe parlare di un prestito oneroso con diritto di riscatto, o magari obbligo, al verificarsi certe, diciamo, condizioni che potrebbero essere anche abbastanza semplici, soprattutto per aiutare entrambi, cioè nel senso noi, ma anche lui, perché ha bisogno comunque di riscattarsi. Real Marsiglia è chiaramente un fronte ancora tiepido, perché è chiaro che ci sono delle difficoltà, però io mi aspetto che la Juventus a questo punto, per sbloccare il mercato, magari accetti un po' più delle condizioni intermedie. Abbiamo visto anche le parole di Comolli che mi è piaciuto parecchio, e si capisce come lui abbia un'idea, che piaccia a noi o meno, però molto chiara, di come andare ad approcciare questo mercato e di cosa fare le prossime 2 o 3 settimane per portare la Juventus ad essere più competitiva. È chiaro che siamo ad agosto, è chiaro che c'è un po' di preoccupazione perché siamo vicini al campionato, però secondo me si sapeva che quest'anno sarebbe stato, lo so che fa male sentirlo, un altro anno zero, però la Juventus farà quello che deve fare, o farà il possibile per cercare di dare mano a Tudor, una squadra che sia il massimo competitiva. Io rimango sempre fiducioso, ve lo dico. La domanda che vi pongo qua alla fine è Artur, perché Artur ce l'abbiamo ancora lì sul groppone. Oggi non era presente, non è stato convocato. Io chiedo a voi: cosa farne di Artur?
Io non lo so ragazzi, la Juventus ha così tanti nodi da sciogliere, così tanti giocatori che ci sono rimasti purtroppo lì sul groppone dagli ultimi anni di mercati comunque sgangherati e sbagliati, che penso che anche riuscire a fare 4-5 movimenti in uscita sarebbe una cosa ottima per quanto riguarda il mercato della Juventus di quest'anno. Quindi portiamo pazienza, stiamo comunque concentrati, stiamo sul pezzo, lo vedete, persino io che sono in vacanza in mezzo alle montagne nel Wyoming, in un parco nazionale, cerco comunque di tenervi aggiornato. Questo vuol dire che comunque la Juventus ci interessa tanto e noi siamo sempre appassionati, non importa dove siamo, non importa cosa facciamo, cerchiamo sempre di rimanere sul pezzo. Spero che il video sia stato di buona qualità, spero che anche l'audio sia stato di buona qualità qua in mezzo ai monti, e io vi terrò aggiornato in questi giorni, ci sarò nonostante sia in vacanza. E quindi ragazzi, come sempre, forza Juve, avanti tutta, e vi assicuro qualcosa nelle prossime settimane succederà, soprattutto dopo Ferragosto. Un bacione, ciao.